Buongiorno a tutti e a tutte, eccoci ritrovati qui sul canale su Sergio Blandi Off the Pitch. Io sono Sergio Blandi, sono un manager sportivo professionista, ovviamente lo ripeto sempre per chi è nuovo qui del canale. Ho visto che ci sono tante persone nuove, tanti iscritti e visualizzazioni e il canale sta crescendo, considerando che comunque è passata una settimana da quando mi sono affacciato alla community di YouTube, quindi cerchiamo di creare una comunità sana. E mi auguro che possiate sempre condividere e lasciare like ed iscrivervi al canale. Allora, come sapete, come vedete, ancora siamo in una location differente, siamo qui ad Istanbul, e oggi è il giorno dell'ansia, ragazzi. È il giorno dell'ansia, è inevitabilmente è così, perché è il giorno di Juventus-Inter, soprattutto per entrambi i tifosi, per entrambe le tifoserie, no? Io sono un tifoso dell'Inter e sono in super ansia, ovviamente lo saranno anche i tifosi juventini. È una partita, un match che diciamo importante sia in chiave scudetto per quanto riguarda l'Inter che in chiave qualificazione Champions League per quanto riguarda la Juventus, ed è una partita che è diventata ancora più importante alla luce del risultato di ieri di Lazio-Napoli, con il pareggio 2-2 tra le due squadre. E quindi ragazzi, oggi è importante non fallire, non andare concentrati, caricati, perché comunque, come sapete, Torino è sempre uno stadio difficile per l'Inter, non solamente l'Allianz Stadium, diciamo l'ultimo stadio costruito, ma anche in precedenza comunque l'Inter ha sempre fatto fatica a Torino per diverse motivazioni, e quindi ci auguriamo che oggi questa situazione possa essere invertita. Venendo a noi, andando un attimo al campo, la formazione dovrebbe essere Sommer, Pavard, Acerbi e Bastoni, quinto a destra al solito Dumfries, poi abbiamo Barella, Cialanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto, o probabilmente Di Marco. Ne parleremo comunque di questa situazione, probabilmente sarà Di Marco in realtà, e poi in attacco Taremi e Lautaro Martinez, ne parleremo anche di questo. Venendo a Carlos Augusto è in ballottaggio sia con Di Marco che con Bastoni. Di Marco perché, come sapete, comunque in questi giorni non è stato bene, ha avuto una brutta sindrome influenzale e quindi potrebbe anche partire dalla panchina, anche se in realtà le ultime notizie sono positive e potrebbe comunque rientrare poi tra quelli che sono i soliti titolarissimi di Inzaghi. Carlos Augusto in realtà potrebbe anche essere in ballottaggio con Bastoni, che come sapete sta giocando praticamente tutte le partite, è leggermente affaticato, ma per una partita di questo tipo potrebbe anche stringere i denti e scendere in campo. Andando all'attacco, abbiamo Taremi, perché come sapete Thuram è uscito dopo i primi 20 minuti in Inter Fiorentina per quanto riguarda una botta che in realtà non era stata rimediata nella partita, ma probabilmente nella partita precedente, quindi sempre in Fiorentina-Inter, e però non è riuscito ancora a smaltirla del tutto, sente ancora un po' di dolore, quindi Inzaghi potrebbe non rischiare, potrebbe dare fiducia a Taremi, cosa che mi trovo comunque d'accordo, perché vorrei spendere due parole su Taremi. In realtà Taremi, mi riaggancio anche a quelle che sono state le dichiarazioni di Inzaghi, che mi ha fatto molto piacere leggere in realtà. Taremi è un giocatore che era abituato sempre a partire titolare nel Porto. È un giocatore che, non dimentichiamo, ha segnato tantissimi gol in Champions League, ma anche nella Liga portoghese. È un giocatore che comunque è titolare, è capitano della nazionale dell'Iran, ed è un giocatore che secondo me ha mostrato anche ottime cose a livello tecnico. Però non dimentichiamo mai che comunque non ha mai, o quasi mai, comunque ha giocato pochissimo da titolare nell'Inter, è entrato sempre alla panchina, è entrato sempre a partita in corso in partite che comunque già erano decise e con una rotazione importante di giocatori, e diciamo che non spesso è partito titolare con quella che consideriamo la formazione di base dell'Inter. Una delle poche volte è stata comunque, come se ricordate, nella Supercoppa italiana, in cui è stato decisivo di fatto, però poi ahimè abbiamo perso, per tutto quello che sapete, insomma, falli dubbi eccetera eccetera. E quindi io darei fiducia a Taremi, credo che ci possa dare delle soddisfazioni, vediamo un attimo, perché non è assolutamente un brocco, ecco, per come viene fatto passare. È un giocatore secondo me di alto livello, e secondo me adesso si deve ritrovare un attimo a livello psicologico, mentale, perché come sapete il calcio, ragazzi, è, secondo me, a mio parere, 70% psicologia,
30%, poi tutto il resto tattica, tecnica, eccetera. Altro piccolo appunto che voglio fare riguarda il centrocampo. Mkhitaryan partita titolare, come sapete. Io darei fiducia in realtà a Zielinski dall'inizio, perché Zielinski, come sapete, intanto è entrato in un ruolo non suo come regista e stava facendo già la differenza, ha fatto già la differenza, anche se, ripeto, è un ruolo che lui ha chiarito, non è il mio, non mi appartiene, però ovviamente preferisce giocare mezzala, e dove secondo me anche può performare meglio. E onestamente lo vedrei lì dall'inizio, perché poi Mkhitaryan a partita in corso può spezzare quello che è il gioco sia della Juventus che dell'Inter, nel senso che comunque la Juventus, se ci avete fatto caso, molto spesso ha dei cali sia a livello proprio di gioco di per sé ma anche a livello difensivo, quindi in quel caso l'esplosività di Mkhitaryan può essere utile per l'appunto creare per scompigliare un po' le carte, no? Quindi vediamo un attimo quello che sarà questa sera. Comunque sempre piena fiducia al mister, alle scelte. Speriamo di, diciamo, di avere delle gioie dalla partita di stasera. E niente, restiamo in contatto, ci aggiorniamo, vediamo per il post partita. E speriamo bene, speriamo bene. Quindi passate una buona domenica e ci aggiorniamo tra stasera e domani. Ok? Grazie mille. Ciao ragazzi.